Buongiorno, bentornati a Football Benchmark speciale Covid-19. Buongiorno e buon pomeriggio anche a Riccardo Rosa, manager verso KPMG, capo della divisione Sport Italia. Buon pomeriggio Riccardo. Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti. Allora, Riccardo, oggi con te andiamo subito al sodo perché abbiamo poco tempo. Dobbiamo parlare di quello che è successo o di quello che potrà succedere alle società di calcio che sono quotate in borsa. Perché evidentemente l'effetto del Covid a livello economico ha avuto dei riflessi anche per quanto riguarda l'andamento dei titoli di queste società. In Italia sappiamo che sono soltanto 3 le società che sono quotate in borsa, però credo che possiate farci capire meglio quali possono essere stati i meccanismi che hanno introdotto questo tema Covid anche nel mercato borsistico, Riccardo. Certo, noi abbiamo in Italia sostanzialmente 3 società che hanno un'unica caratteristica in comune, che è quella di avere come flottante, cioè come numero di azioni che sono quotate sul mercato, una quota di minoranza che va dal 22 della Roma a un po' più del 30 per quanto riguarda la Lazio. Questo però è l'unico elemento in comune che hanno questi 3 soggetti, perché poi hanno delle caratteristiche diverse e hanno reagito al problema Covid in maniera diversa. Qui Riccardo stiamo vedendo l'andamento del mercato pre-Covid, no? Sì. Ci puoi spiegare brevemente questa certo. Cioè, cosa stiamo vedendo? Noi abbiamo la Juventus, che è una società che definirei strutturata, borsisticamente matura, nel senso che pur non essendo una società immediatamente contendibile, perché tu non puoi andare sul mercato e comprarti la maggioranza della Juventus, è una società potenzialmente contendibile e comunque strutturata, è veramente ben inserita nel mercato borsistico, tanto che fino a poco tempo fa era nel MIB 30, cioè nel panel più importante della borsa italiana. La Roma è una società che si muove sostanzialmente in base a quelli che possono essere i rumors, le possibilità di vendita da parte dell'attuale proprietà. La Lazio è veramente una società, diciamo che a livello di flottante è quella che ne ha di più, al 33%, però è una società che viene considerata non contendibile perché non la puoi comprare sul mercato, né sembrerebbe che lo Tito la possa vendere, tanto che è la società che sconta come valore di borsa lo sconto più forte, proprio per tener conto di queste caratteristiche. Se noi vediamo l'andamento, noi abbiamo che nella prima parte della stagione la Juventus, che è quella che ha un movimento più importante, e poi vedremo la Roma e la Lazio, vedete che nella prima parte della stagione dell'anno 2019 segue sostanzialmente il mercato, quindi il mercato è la parte più alta che voi vedete del grafico. Sì. Tranne poi iniziare ad andare in controtendenza, a scendere verso la fine dell'anno. E questo perché? Senza che vi spiego il motivo tecnico per cui questo accade, vi dico qual è il perché è successo questo. Perché si è iniziato successivamente è stato deliberato e si è iniziato a parlare di un aumento di capitale sociale di 300 milioni che poi è avvenuto proprio nei primissimi giorni del 2020. Tecnicamente, senza che vi dica perché, quando c'è questo tipo di notizia c'è un decremento del valore del titolo e un incremento dei diritti d'opzione che sono legati all'aumento di capitale sociale. Nel momento in cui l'aumento si concretizza, questa differenza ovviamente risale. Quindi la controtendenza della Juventus è dovuta non a una mancata assonanza rispetto a quello che è l'andamento di mercato, ma è dovuta a questo aspetto tecnico. La Lazio, cosa succede? Sì, scusami, è vero. Dicevo, la Lazio ha una crescita verso la fine dell'anno, vedete, ha una crescita alla fine dell'anno perché tiene conto anche della buona stagione della Lazio e della possibilità futura di eventualmente entrare in Champions. E la Roma beneficia di un incremento molto importante tra inizio e fine anno, ovviamente legato al periodo di trattativa di Friedkin, e si vede qui quello che vi dicevo prima, appunto il fatto che è un titolo che risente ovviamente dell'aspetto negoziale. Post-Covid invece mi sembra Post-Covid che cosa succede? Che si segue un po' l'andamento, no, del mercato, cioè, tutti e 3 i titoli hanno lo stesso andamento più o meno. Sì, succede questo. Allora, il mercato lo vedete sempre nella parte più alta del grafico. La Juventus, come vedete, aveva chiuso l'anno a 1,257, neanche 1,3, e riapre a 1,7, e questo non è altro che un effetto di all'incirca 400 milioni in più come capitalizzazione di borsa. Questo è derivato, da un effetto all'incirca di 100 milioni, l'effetto che vi dicevo prima, quindi che nel momento in cui si concretizza l'aumento di capitale sociale risale il titolo, e 300 milioni sono effettivamente le risorse nuove che sono arrivate di 300 milioni all'interno della Juve. Segue all'inizio dell'anno fino al 28 di febbraio, che ho identificato come punto un po' di svolta per quanto riguarda l'effetto Covid, segue la borsa, più o meno l'andamento di borsa,
Poi c'è una grossa diminuzione tra il 28 di febbraio e il 30 di marzo, che è il picco negativo. Tenete conto che in questo periodo la capitalizzazione della borsa della Juventus in borsa è scesa di circa 600 milioni, quindi un importo veramente importante. Ovviamente quando parliamo di capitalizzazione di borsa stiamo parlando di valori teorici, non è che la Juventus ha perso 600 milioni, è il valore che la borsa gli attribuisce. Che cosa succede il 30 di marzo, scusate? C'è un'inversione nella Juventus che non troviamo nelle altre due, dovuta all'annuncio della riduzione. Sapete che la Juventus è stata la più lungimirante, la prima che è riuscita ad ottenere un accordo con i calciatori, e quindi c'è un'inversione di tendenza derivante dal fatto che questo accordo porterà a circa 90 milioni di beneficio. Quindi vedete che mentre le altre due continuano a scendere, la Juventus ha una forte ripresa, proprio perché sappiamo quanto è importante l'aspetto stipendi nel conto economico di una società di calcio, e fino ad arrivare a questa ripresa che continua, che tiene conto ovviamente anche della possibilità che si possa andare avanti con il campionato e con le coppe, e tiene conto comunque anche di quello che vi dicevo dei calciatori. Comunque, se noi andiamo a vedere a metà maggio, la Juventus rispetto a inizio anno ha avuto una riduzione all'incirca del 27% del valore, quindi si è sostanzialmente... In percentuale, Riccardo, mi pare di capire che perde di più il valore del titolo della Juventus rispetto a quello di Roma e Lazio. Forse. No, scusa, perde di più. Allora, abbiamo due elementi. Abbiamo la Juventus perde il 27% e sicuramente si è sostanzialmente mangiata l'aumento di capitale sociale, sono 300 milioni all'incirca la differenza, quindi si è sostanzialmente mangiato. La Lazio perde meno di tutti, perde il 17%. Perché? Perché sconta come le altre l'effetto Covid, che è ovviamente negativo per tutti. Certo. Però la Lazio è una società molto agile, mentre la Juventus è, come dire, una portaerei in un laghetto, ha un conto economico molto pesante, quindi se si fermano i ricavi può avere degli effetti veramente abbastanza negativi. La Lazio è una società ben strutturata e abbastanza agile da un punto di vista di conto economico, quindi ha risentito solamente del 17%. Per chi si è verificata invece la tempesta perfetta maggiore è la Roma. La Roma ha un decremento rispetto all'inizio anno della capitalizzazione del 42%, perché tenete conto che non arrivava dalla Coppa della Champions dello scorso anno. Ci sono delle prestazioni sportive nell'anno che non sono soddisfacenti e rischia di rimanere fuori dalla Champions anche per l'anno successivo. C'è ovviamente l'effetto Covid che ha scontato come tutto il settore, come tutta l'economia, quindi molto importante. C'è stato il fatto che Friedkin, che sembrava entrare di lì a poco, a questo punto sembrerebbe comunque riconsiderare le proprie posizioni. Quindi più un indebitamento che ha raggiunto, lo vediamo, numeri di questi giorni, all'incirca 280 milioni di indebitamento, con addirittura il revisore della società che ha espresso dubbi sulla continuità aziendale, quindi sulla possibilità di continuare a portare avanti il business. Questo è, per non far, come dire, preoccupare più di troppo, diciamo così, i tifosi romanisti, potrebbe addirittura essere anche potrebbe avere un riflesso positivo sulla squadra, perché l'acquirente che dovesse approcciare la Roma oggi, Friedkin o un altro soggetto, potrà sicuramente tentare di comprarla ad un livello di prezzo più contenuto, e quindi potrà teoricamente in futuro utilizzare questo risparmio per capitalizzare e sviluppare nuovamente l'azienda. Qui dipende un pochino Pallotta quanto vorrà guadagnarci di meno o non rimetterci troppo, ecco, quindi il prezzo sicuramente si è abbassato, ma teoricamente la Roma potrebbe beneficiarne in termini futuri. Grazie mille Riccardo Rosa, anche se siamo andati un pochino più lunghi del solito, credo che valesse la pena fare questo tipo di approfondimento. Grazie mille, l'approfondimento con Football Benchmark torna naturalmente alla prossima puntata.